Pronti per un test fenomenale sul congiuntivo italiano? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nella lezione di oggi facciamo un test sul congiuntivo italiano per vedere quanto conosci questo modo verbale. Il test è molto utile perché ti permetterà di ripassare quello che già sai sul congiuntivo italiano, ma anche imparare cose nuove. È molto semplice, io ti faccio vedere una frase e tu mi dici se è corretta o sbagliata. E se è sbagliata mi devi anche dire la correzione. Iniziamo subito. La prima frase è: penso che questa sia un'ottima idea. Ti do un po' di tempo per pensarci. È corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, dai, iniziamo con le cose facili. In italiano usiamo il congiuntivo quando abbiamo un verbo che esprime l'idea di dubbio, opinione, incertezza. In questo caso io dico penso che questa sia un'ottima idea, quindi sto esprimendo una mia opinione con il verbo penso. Ecco perché poi usiamo il congiuntivo. Sia il congiuntivo del verbo essere. Andiamo avanti con la prossima frase. Penso che io abbia ragione. È corretta o sbagliata? Ti do un po' di tempo per pensarci. Questa frase è sbagliata. Ma perché è sbagliata? Beh, perché in italiano quando abbiamo due verbi che hanno lo stesso soggetto, allora dobbiamo usare un'altra struttura che, tra l'altro, è più semplice. Di più l'infinito. In questa frase penso che io abbia ragione. Penso, il soggetto è io penso. E abbia ragione, chi abbia ragione, sempre io. Quindi, dato che il soggetto è sempre io, non è necessario usare il congiuntivo, anzi, è sbagliato, ma usiamo di più l'infinito. Penso di avere ragione. Questa è una cosa molto importante. Se hai lo stesso soggetto, semplicemente usa di più l'infinito. È anche più facile. Penso di avere ragione. Facile facile. Ora però, prima di andare avanti con le altre frasi di questo quiz, voglio dirti che abbiamo preparato per te una cosa molto utile. Infatti, quando studi il congiuntivo, una cosa molto importante è fare pratica con gli esercizi. Gli esercizi ti permettono di imparare e ricordare meglio la regola, così che dopo puoi applicare la regola nella conversazione. Per questo abbiamo preparato per te un eserciziario sul congiuntivo. Infatti in questo eserciziario troverai tanti esercizi per fare pratica su tutto quello che impariamo oggi. Sarà molto utile, davvero. Puoi scaricare l'eserciziario cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento, o puoi anche scannerizzare il QR code che vedi qui sullo schermo. Poi inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo l'eserciziario direttamente alla tua email. E ora andiamo avanti con la terza frase. Credo che Giovanni sappia cosa fare in questa situazione. Questa frase è corretta o sbagliata? Pensaci un po'. E se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. La frase è sbagliata. Questo perché il verbo sapere è irregolare al congiuntivo e la forma corretta è sappia. Sappia con due P, doppia P, non una, no sappia, ma sappia.
sappia. Questo lo devi semplicemente ricordare, il verbo sapere è irregolare e il congiuntivo è sappia. Andiamo avanti con la prossima frase. È necessario che voi lavoriate anche di sabato. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. No, scherzo, è corretta. È corretta, è corretta. Perché questo? Perché in italiano usiamo il congiuntivo anche con le espressioni impersonali. Qui abbiamo l'espressione è necessario. È necessario che voi lavoriate. Perché è necessario non ha una persona, non ha un soggetto, è un'espressione impersonale. Lo stesso per altre espressioni come è facile, è difficile, è meglio, è possibile, è impossibile. Insomma, tutte queste espressioni impersonali poi richiedono il congiuntivo. Andiamo avanti con la prossima frase. Anche se finisco tardi di lavorare, vediamoci. È corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. In italiano con l'espressione anche se usiamo sempre l'indicativo. Ecco perché anche se finisco, io finisco, presente normale, non congiuntivo. Andiamo avanti con la prossima frase. Nonostante Sofia è una bambina, pensa come un'adulta. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. Questo perché, anche se nonostante ha lo stesso identico significato di anche se, cioè anche se e nonostante significano la stessa cosa, hanno lo stesso significato, anche se non richiede il congiuntivo, usiamo l'indicativo, come abbiamo visto prima. Nonostante invece sì, richiede il congiuntivo. Quindi la frase corretta sarebbe: nonostante Sofia sia una bambina, pensa come un'adulta. E lo stesso è con altri sinonimi di nonostante, come benché, sebbene. Sono tutti uguali, hanno lo stesso significato, ma richiedono il congiuntivo. Anche se no. Andiamo avanti con la prossima frase. Signora, entra pure, la porta è aperta. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. Beh, questa frase deve essere formale, perché diciamo signora, entri pure, non entra. Perché? Perché qui abbiamo l'imperativo formale e l'imperativo formale non è altro che il congiuntivo. Infatti noi prendiamo le forme del congiuntivo in prestito per formare l'imperativo formale. L'imperativo formale del verbo entrare è entra, tu, entri, lei formale, entriamo, noi, entrate, voi. Ti do adesso due piccoli consigli. Il primo consiglio è sui verbi in are. Infatti, se tu prendi i verbi in are, al presente normalmente diciamo io entro, tu entri, lui, lei entra. Beh, per l'imperativo devi invertire il tu con il lui, lei e quindi diventa tu entra, lei, formale, entri. Quindi al presente io entro, tu entri, lui, lei entra. All'imperativo tu entra, lei entri.
dobbiamo invertirli. Invece, per ricordare la forma formale di tutte e tre le coniugazioni, quindi la forma lei dell'imperativo, che non è altro che congiuntivo, puoi ricordare la regola del cowboy. Come fa il cowboy? I-ha! Quindi I, A, A. I per i verbi in are, entri, A per i verbi in ere e ire. Per esempio, vedere, veda, sentire, senta. Quindi la frase corretta è: signora, entri pure, la porta è aperta. Andiamo avanti con la prossima frase. Stai male. Secondo me sia meglio se resti a casa a riposare stasera. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. Perché? Beh, è vero che abbiamo secondo me è un'opinione, però secondo me non è un verbo. Io ti ho detto che usiamo il congiuntivo quando prima abbiamo un verbo che esprime incertezza, dubbio, opinione. Beh, secondo me esprime opinione, ma non è un verbo. Quindi non dobbiamo usare il congiuntivo. Lo stesso vale per me. Anche per me esprime un'opinione, però non dobbiamo usare dopo il congiuntivo perché non è un verbo. Lo stesso con forse. Forse esprime un dubbio, sì, ma non è un verbo, quindi non usiamo il congiuntivo. Anzi, questi sono degli ottimi modi per evitare il congiuntivo. Anziché dire penso che sia, puoi dire secondo me è più facile, no? Quindi io devo dire secondo me è meglio se resti a casa, o se voglio usare il congiuntivo penso che sia meglio se resti a casa. È chiaro? Andiamo avanti con la prossima frase. Ordiniamo una pizza prima che sia troppo tardi. Questa frase è corretta o sbagliata? È corretta. In italiano con prima che usiamo il congiuntivo. Ecco perché ordiniamo una pizza prima che sia troppo tardi. Andiamo avanti con la prossima frase, che è simile. Dopo che tu venga, mangeremo. È corretta o sbagliata? Beh, se con prima che usiamo il congiuntivo, con dopo che no. Quindi la frase è sbagliata. Infatti, dopo che, al contrario di prima che, richiede l'indicativo. Quindi la frase dovrebbe essere: dopo che vieni, mangeremo. Dopo che vieni, mangeremo. Andiamo avanti con la prossima frase. Quando tu voglia, andiamo. È corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. In italiano non usiamo quasi mai il congiuntivo con quando. Quindi semplicemente diciamo quando vuoi andiamo. Usiamo l'indicativo. E lo so, adesso ti possono sembrare tante regole, però fidati che con l'eserciziario tutto sarà più semplice, perché grazie agli esercizi potrai ricordare meglio le regole di cui stiamo parlando adesso. Per scaricarlo clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento, o semplicemente scannerizza con il tuo cellulare il QR code che vedi qui sullo schermo. Sono sicuro che questo eserciziario ti piacerà tantissimo, ma soprattutto sarà molto utile per te. Andiamo avanti, ci stiamo avvicinando alla fine. La frase è: se abbia tempo ti aiuterei domani. È corretta o sbagliata? È sbagliata.
Qui abbiamo un periodo ipotetico del secondo tipo, della possibilità, e questo periodo ipotetico è molto fisso. Si forma sempre con se più congiuntivo imperfetto più condizionale presente. Quindi se avessi tempo ti aiuterei domani. Questo periodo ipotetico è molto usato per dire se qualcosa lo farei, però molto probabilmente non succederà. Cioè se io avessi il tempo ti aiuterei domani, se avessi la possibilità di avere tempo ti aiuterei domani, però non ti potrò aiutare perché non ho tempo domani. Vediamo l'altra frase. Non riuscirò a venire in vacanza con voi a meno che non decidiate di posticipare la partenza di un paio di giorni. Questa frase è corretta o sbagliata? Un po' lunga, eh? Se è necessario metti in pausa. Questa frase è corretta. Infatti in italiano usiamo il congiuntivo con a meno che. Anzi, forse dovrei dire a meno che non. Perché in italiano si dice sempre a meno che non, anche se il non significa non, cioè non è davvero una frase negativa, ma proprio questa espressione va tutta insieme, a meno che non. È tutta una cosa, anche se la frase non è negativa. In questo caso, cioè se voi decidete di posticipare la partenza, io posso venire in vacanza con voi. Come vedi, la frase non è teoricamente negativa, ma usiamo comunque il non perché lo richiede a meno che. E con a meno che usiamo il congiuntivo decidiate e quindi è corretta. Dai, mancano le ultime due, ci siamo quasi. La frase è: non credevo che loro fossero già partiti. Questa frase è corretta o sbagliata? È corretta. Correttissima. In questo caso abbiamo un esempio di concordanza, cioè il rapporto temporale che c'è tra due frasi. Io non credevo nel passato che loro fossero già partiti in un passato ancora più passato. Quindi io non credevo e ancora prima loro sono partiti. Forse non credevo ieri che fossero già partiti 3 giorni fa. Per esprimere questo rapporto temporale usiamo l'imperfetto o comunque un passato nella prima frase e poi usiamo il congiuntivo trapassato che si forma con il congiuntivo imperfetto dell'ausiliare essere o avere più il participio passato nella seconda frase per indicare un'azione che avviene ancora prima. A me piace dire un passato ancora più passato. E finalmente chiudiamo questo test con l'ultima frase. Se avrei avuto più tempo, ti avrei aiutato volentieri. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è molto sbagliata. Infatti qui abbiamo un periodo ipotetico del terzo tipo, dell'irrealtà, che si forma con il se, poi congiuntivo trapassato e poi o il condizionale presente o il condizionale passato. Se avessi avuto più tempo ti avrei aiutato volentieri. Perché si chiama periodo ipotetico dell'irrealtà? Perché questa cosa sicuramente non succederà. Mai. Perché io dico, se avessi avuto più tempo ti avrei aiutato, ma io ho tempo? No. Posso aiutarti? No, perché non ho il tempo, quindi sicuramente questa cosa non succederà. Però attenzione, se avessi avuto più tempo, ti avrei aiutato. Se avessi avuto, quindi se più il congiuntivo trapassato,
e poi avrei aiutato il condizionale passato. Oh, abbiamo finito con questo test e adesso voglio sapere da te com'è andato. Bene o male? Se è andato bene, sono felice per te, ma se è andato male, sono comunque felice per te, perché significa che hai imparato tanto. Perché ricorda, noi impariamo dagli errori, quindi se hai fatto degli errori, adesso sai che devi lavorare su questi errori, ma soprattutto hai capito perché sono errori. È sicuramente l'eserciziario che puoi scaricare qui sotto, cliccando sul link in descrizione, sul primo commento o scannerizzando il QR code, ti può aiutare tantissimo a ricordare meglio le regole e non fare più errori. Quindi scrivi qui sotto nei commenti come è andato il test e scrivi anche cosa hai sbagliato, perché sono sicuro che gli errori di questo test sono più o meno gli stessi per tutti gli studenti, quindi voglio leggere la vostra esperienza. E non dimenticare anche di lasciare un bel mi piace a questo video, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale e arrivare a tantissimi studenti e studentesse di italiano come te in giro per il mondo. E se non vuoi perdere i nostri video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!